Salve a tutti, la lezione di oggi è legata a come utilizzare differenti tipi di pennelli. Questi sono i lavori che andremo a fare e vi caratterizzerò pennello per pennello. Iniziamo subito con farvi vedere diverse tipologie di pennelli. Inizialmente lavorerò su una carta apposta per farvi vedere, bagnando semplicemente il tipo di pennello nell'acqua e applicandolo poi sopra questa carta apposta si riesce a vedere il tipo di pennellata. Logicamente più bagno la carta e più apparirà scuro. La carta poi una volta asciugata ritornerà perfettamente grigia e serve appunto per dimostrare gli effetti dei vari pennelli. Non vedrete il colore, ma vedrete semplicemente il nero sotto che apparirà. Questo vi fa capire come mettendo poco colore o bagnando di più si ottengono effetti molto diversi. Logicamente con un pennello tipo questo stondato a lingua di gatto possiamo fare cose più tonde, con un pennello tipo questo che è angolato si possono fare tratti fini oppure si può usare ruotando e fare anche con questo degli effetti stondati. Vedrete poi in dettaglio come ogni pennello ha una sua specificità, proprio come le posate, no? Con la forchetta si può mangiare certe cose, con il cucchiaio altre. La minestra con la forchetta è difficile da mangiare. Per esempio, vogliamo fare dell'erba? Ecco, questo pennello a ventaglia è l'ideale. Oppure, se vogliamo fare dettagli minuti, un pennellino a punta fine servirà per fare proprio gli effetti più dettagliati e precisi. Con un pennello grande invece potrete andare a bagnare tipo la superficie e anche questo in base a quanto bagnate, se lo usate più asciutto renderà un effetto meno unito nel colore. Iniziamo subito ora a spiegarvi uno per uno le varie tipologie di pennelli. Questo è il classico pennello piatto che generalmente serve per delle stesure uniformi e per fare delle belle sfumature. Si può scegliere un colore della tavolozza, vi farò vedere il lavoro a acquerello, ma può essere fatto anche con altre tecniche, anche a olio, acrilico. Ho steso una parte di colore, un blu sotto diverso e poi vedete vado a unire un pennello piatto, si presta bene per fare appunto queste sfumature morbide, sia che usiate appunto l'olio, l'acrilico, l'acquerello e così via. Ora vi voglio mostrare come lavorare per esempio con un pennello a punta che è più di precisione. Si possono fare per esempio con un pennello come questo, sia delle foglie, si possono fare anche poi dei petali e quindi questo dipende da voi, da quanta pressione esercitate, riuscirete più o meno a fare il tratto sottile o più marcato e allargato. Logicamente anche qui si può lavorare, se si lavora con acquerello, si può lavorare anche per caricamento e reintervenire sempre sul soggetto. Se si desiderano fare per esempio dei petali, stessa cosa, possiamo lavorarli, la forma sceglietela voi, ora sto veramente facendo una cosa tanto per dimostrazione e potete fare, vedete l'effetto caricamento, con la punta, la parte più appuntita potete rifinire e fare i dettagli più precisi e anche questo vi fa capire come questo pennello è molto versatile, è di precisione, ma allo stesso tempo può fare anche effetti più larghi, stesure anche più ampie, se lo premete di più, diciamo. Poi con questo pennello si può comunque dilavare e quindi rimuovere il colore che abbiamo emesso oppure come sempre ricaricare il colore. Che cosa si fa invece con un pennello come questo a ventaglio? Si possono fare anche qui peli di animali, si può fare erba, in questo caso per esempio vi mostro come fare l'erba. Più lo tengo bagnato più verrà un tratto unito, e meno lo tengo bagnato e più restituirà l'effetto dei fili d'erba. Lo stesso vale per quando si fanno i peli degli animali. Si può scegliere un colore a questo punto non verde, posso prendere un marrone e farvi vedere, vedete come piano piano vengono dei piccoli pelini sottili. Variando anche qui i colori e le tonalità si crea proprio l'effetto tipico del pelo del gatto. Questo è un pennello utilissimo a lingua di gatto e serve per fare delle forme arrotondate. Vi mostrerò come sia semplicissimo per esempio fare una forma circolare.
Se io uso già un pennello che è di per sé arrotondato perché ha una forma che già presenta queste stondature, sarà più facile poi fare un effetto circolare. O lo stesso si possono fare invece per esempio dei petali, delle foglie che sono comunque un po' più ampie, e anche queste si possono usare veramente a seconda della pressione che si esercita, ottenere veramente anche risultati completamente diversi. Anche con lo stesso pennello, appunto, che è molto versatile, anche questo potete fare vari effetti. Poi vi faccio vedere adesso un pennello di quelli angolati. Questo è un po' a scalpello e serve anche questo per delle forme precise, per fare per esempio anche delle linee dritte, si può per esempio lavorare di taglio o altrimenti si può decidere di lavorare anche sia di punta che stendendo diciamo e premendo di più. Anche qui vedete vengono delle foglie, si possono fare anche qui molti effetti fino a ottenere veramente anche dei tratti molto sottili se lavoro esclusivamente con la punta, come in questo caso. Ultimo esempio, vi voglio mostrare un pennellino a punta fine che tendenzialmente servirebbe per fare i dettagli o le cose più minute, piccoli dettagli, però vi mostro come si può usare anche questo a seconda di come premo e di come muovo il pennello, quanto carico il colore. Vi mostro per esempio come fare una rosa. In questo caso la devo fare abbastanza veloce, sono con l'acquerello e quindi vedete ho fatto una campitura più ampia anche se irregolare. Vado poi a ricaricare con la piccola punta del pennello alcune zone che mi interessa per creare l'effetto appunto di chiaroscuro e poi una volta che avrò sciacquato il mio pennello posso andare a lavorare per esempio anche su quelle che sono le foglie, sempre anche con lo stesso pennello, perché molti pennelli sono versatili anche, quindi se uno sa usarli si possono usare per più tecniche, per più effetti. Però una cosa che vi consiglio è quella di usare i pennelli per acquerello sempre solo esclusivamente per acquerello, pennelli per olio, anche se sono sempre gli stessi pennelli sintetici, magari perché io mi trovo molto bene, sono morbidi, sono economici, un giusto rapporto qualità-prezzo, però vi consiglio sempre e comunque di destinare quel tipo di pennello che avete scelto solo a una tecnica. Piuttosto comprate più pennelli dello stesso tipo, però li usate ognuno per la sua tecnica. Ecco, vedete, tenendo il pennellino proprio in punta si possono fare proprio linee sottilissime. Qui io posso poi andare ad aggiungere anche un bocciolo di una rosa, sempre la stessa tecnica, vedete, in base a come muovo il pennello posso fare un tratto più ampio oppure più sottile e delicato. Posso anche con questo andare a rimuovere il colore proprio per creare un effetto più chiaro e dare al bocciolo diciamo un po' più volume. In dei punti ricarico per esempio col colore più scuro e in dei punti invece rimuovo il colore affinché mi venga più chiaro. Poi dopo che ho fatto anche questi piccoli dettagli posso andare a rifinire anche proprio tutta la rosa, magari mettendo un colore o più chiaro o più scuro e quindi a chiaroscurarle, a fare anche proprio le parti più minute, per esempio anche le spine, uno può soffermarsi a fare tantissimi dettagli. Sappiate che comunque i pennelli sono fondamentali quanto i colori, anzi forse di più, perché con il colore, anche se non avete colori buoni, potete, non saranno saturi, saranno semitrasparenti, avranno poca copertura, ma ritornandoci sopra il lavoro lo fate. Se avete i colori buoni ma non avete il pennello non riuscirete mai a fare niente, perché il pennello aiuta tantissimo appunto nella lavorazione, perché gli effetti con un pennello grande non si può ottenere quello che si fa con un pennello piccolo. Questo pennello avevo dimenticato di farvelo vedere. Con questo pennello si può stendere il colore, è un pennello piatto, ma si può lavorare tenendolo anche più asciutto, anche con effetti, vedete, sia sfumati ma anche effetti graffiati, e si usa anche molto nelle decorazioni.
Vi aspetto alla prossima lezione. Grazie di avermi seguita.